Ciao a tutti ragazzi, prima del video voglio darvi un'info rapidissima per farvi capire un po' come funziona. La Formula E è un campionato mondiale e di respiro internazionale, quindi molte cose sono in inglese. Ma non disperate, perché se schiacciate qui sotto in basso a sinistra sul pulsante dei sottotitoli li attiverete e quando si parlerà in inglese vedrete scritto in italiano la traduzione e viceversa quando si parlerà in italiano. Se invece conoscete l'inglese senza bisogno di sottotitoli, buon per voi. Difatti adesso il mio amico Vernon vi introdurrà in questa magica gara. Welcome to Rome, a city that needs no introduction, but let me fill you in anyway. This city helped shape the modern world. It has influenced the way we think and live. Art, architecture, philosophy, ferocious battles, heroes immortalized, and fallen champions. Today, Rome opens a page to another chapter in the history book. A new world order is about to take over these streets. The Jaguar I-Pace E-Trophy. The world's first all-electric production car race series. The Roman mob will cheer a new form of gladiator. 12 drivers hailing from 5 continents, split into 2 leagues. The Pros, a heavyweight battle in which any one of 5 drivers could lead the charge come the end of this race. The Pro-Ams have been battling with their more experienced opponents from the first race, but these 6 battle-scarred warriors are quickly proving they're worthy of lining up shoulder to shoulder with any adversary. The Chariots, a brand new breed of horsepower. Each identical electric race car can hit 100 kilometers per hour in just 4.5 seconds. Nearly 2,500 years ago, Rome gave roads to the world. In 2019, we're transforming their roads into our very own all-electric amphitheatre. The stage is set. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Lo sentite questo ronzio? È la centrale nucleare qui dietro di me che si sta ricaricando in vista della gara. Sono un pelettino teso, devo ammetterlo. Sono riuscito a mettermi dietro già 2 ragazzi che fanno tutto il campionato, quindi hanno molta più esperienza di me sulla macchina. Io ci avrò sopra tipo 60 km, qualcosa del genere. Volta dopo volta mi sto divertendo sempre di più, perché queste auto elettriche, quando le capisci, come ti danno la potenza, come puoi frenare e soprattutto quanto puoi frenare. È incredibile come una macchina che pesa comunque tanto, perché pesa 2 tonnellate, si fermi in così poco tempo e freni così forte. È il futuro, anche se non c'è il rumore del motore, l'importante è correre forte e quando lo si fa nel centro di Roma a cannone con queste bestie qua che vedete passare dietro di me, è tutto veramente troppo bello. E ora, sperando che al tornantino non mi tirino o una tamponata a me o non sia io a fare il patatrack, anche perché qui c'è il sole al momento, ma dicono che la pioggerella è lì dietro l'angolo. The slow first corner. There is Luca Salvadori, the VIP driver. The 5th round of the season. Mamma mia, già le strade di Roma sono strette senza nessuno intorno. Avendo invece 10 I-Pace intorno che cercano di passarti da tutte le parti è ancora più un casino. Adesso bisogna prendere un bel passo, provare a sfruttare le occasioni per passare qualcuno, anche se sarà molto difficile visto che è un circuito cittadino. E soprattutto direi che l'obiettivo adesso è raggiungere la prima posizione della mia categoria, che sarebbe la Pro-Am. La differenza potete vederla nel riquadro delle posizioni, dove la mia categoria sono i numeri in bianco, per capirci, col riquadrino in bianco. Invece la categoria dei piloti pro con anni di esperienza sulle spalle su queste macchine hanno il riquadrino blu. Per capirci, il primo della mia categoria è Binkanen, invece il primo della categoria pro è il brasiliano Jimenez. Haven't helped for sure. That generally.
giri stiamo girando tutti veramente ultra vicini, quindi è difficile trovare lo spunto per farsi vedere. Per farvi capire la differenza tra il miglior giro e il peggior giro in gara al momento è un secondo tra il primo e l'ultimo, quindi è veramente complicato. Però c'è un problema: sul cruscotto della macchina ho visto qualche goccina che sta arrivando e in fondo c'è un nero bruttissimo. Incrociamo le dita. Whether that's intentional or not, straight on Binkanen. Has he gone into the wall? No, pazzesco! Binkanen, il primo della nostra categoria, è andato dritto nel muro perché non si è accorto della pioggia. Io non ho mai guidato questa macchina in queste condizioni, devo imparare adesso in gara, quindi quello che farò è tastare un po' quello che sta succedendo. Cercherò di prendere il feeling il prima possibile, anche perché sono riuscito a passare anche Zhang, che è andato un pelo lungo, e adesso è la mia occasione per prendere un po' di margine e portarmi a casa il secondo posto di categoria. Unless someone can do something a little bit ingenious. Someone's very brave, might have a lunge into turn 5 here, but they're too far apart. Mamma mia, che tensione! Ultimo giro, ho attaccato a sedere Zhang e soprattutto ho davanti a pochissimo Al-Esai, che vorrebbe dire la prima posizione di categoria, e con queste condizioni tutto può accadere. There's the Pro-Am winner, Bandar Al-Esai, the VIP driver, Luca Salvadori, with a good drive to finish in 8th place overall. Wow, se me l'ha fatta sudare, non finiva più questa gara. Adesso però che siamo arrivati alla fine veramente mi spiace un sacco perché mi stavo troppo divertendo. Girare qui in questo ambiente incredibile in mezzo alle strade di Roma è un'esperienza che mi porterò sempre per tutta la vita. Speriamo che ci possano essere altre occasioni in futuro. Ci vediamo ai box. Ragazzi, che gara, mi stavo divertendo tantissimo. Non so se avete visto, quello che per le moto è la mia salvezza, o meglio, è quello che mi piace molto, cioè l'acqua. Qui era quello che non volevo assolutamente e invece è arrivato durante la gara. Quindi ho dovuto imparare a guidare praticamente durante la competizione. E nonostante questo, dopo che ho tastato un po' il grid della pista, perché in alcuni punti pioveva molto e in altri molto meno, come avete visto giù per la discesa si arriva a 160-170 ed è difficilissimo capire dove si può staccare, anche perché hai gente dietro che ti monta sopra e hai gente davanti che sta scappando. Quindi l'importante era andare il più veloce possibile, però cercando di capire cosa stesse succedendo. E devo dire che è andato tutto molto bene, sono tutti stracontenti perché la macchina è tornata, come vedete qui dietro, senza alcun danno, se non per una strisciatina là dietro perché mi sono allargato un pelo troppo verso il muro, ma per il resto mi hanno detto che è una delle prime volte che la VIP car torna sana e salva. Quindi tutti contentissimi, anche perché in gara, finché è stato asciutto, sono riuscito a girare a 7 decimi dal primo. Siamo partiti dai 4 secondi dove veramente non sapevo che pesci pigliare, ai 7 decimi in gara rispetto al miglior giro, e mi fa veramente tanto piacere perché sono state serate di lavoro oltre che di video, perché ok, devo portarvi contenuti, ma è importante anche la prestazione. E soprattutto abbiamo fatto P8, ma secondi della classifica Pro-Am, che sarebbe dei ragazzi che hanno iniziato a correre quest'anno qui. Quindi soddisfatti proprio su ogni fronte. Ringrazio veramente tanto Jaguar Italia e Jaguar Mondo per questa fantastica esperienza. Sono stato trattato veramente come un re, se si può dire così. Penso che abbiamo dimostrato che può essere divertente anche un'auto elettrica per correre, e quindi come al solito gas, anzi a sto giro watt, e ci vediamo al prossimo video.